Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo crop top. Per me è perfetto per settembre perché visto che fa un po' freddo e un po' caldo, prima di tutto si può mettere sopra dei vestiti o sopra delle maglie, ma soprattutto può essere indossato anche sotto magari una giacca a vento se quel giorno è particolarmente ventoso o piovoso. Io chiaramente, come vi dico, l'ho realizzato corto, ma se voi volete si può adattare a tantissime varianti. Potete per esempio avere le maniche molto corte, potete farle al gomito, a 3/4 come le ho fatte io, oppure lunghe. Stessa cosa è per il corpo. Io l'ho fatto che arriva al sottoseno, ma se volete potete farlo addirittura lungo e quindi diciamo realizzare un maglione vero e proprio. Io l'ho realizzato con questo filato che chiaramente non è un filato invernale, anche se devo dire la verità, quando l'ho preso mi sono resa conto, era prima dell'estate, mi sono resa conto che tanto estivo non era, perché nel toccarlo, nel fare il campione, mi sono appunto accorta che secondo me andava bene proprio all'inizio, quando ci sono i primi freschi e le prime giornate magari un po' più autunnali di settembre. Però chiaramente se volete lo potete realizzare in cotone oppure lo potete realizzare in lana. Come vi dicevo, se lo fate con una lana piuttosto pesante, ecco che secondo me vi conviene farlo magari un po' più lungo per il corpo, perché non avrebbe molto senso avere un crop top di lana molto pesante. Però lì sta a voi, decidete e sbizzarritevi con la fantasia. Per tutte le tecniche che io utilizzo durante il video, come al solito trovate qui sopra e nel box informazioni i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Sinatra di Tessiland nella colorazione romantico. È un filato in fettuccia con dell'urex. La composizione è dell'82% viscosa, 10% fibra metallica e 8% poliammide. Pesa 200 grammi e sono circa 540 metri. Qui consigliano l'uncinetti che vanno dal 4 al 6 e i ferri che vanno dal 5 al 7, ma io, per avere una tensione corretta di 18 maglie per 22 ferri, devo utilizzare i ferri numero 6. Lì sta a voi fare un campione, come vi dico sempre, di 10 cm per 10 cm. In questo caso vi consiglio anche di lavarlo, perché a me ha dato diciamo così una tensione diversa dal campione non lavato e dal campione lavato, quindi lavatelo e poi appunto verificate con quali ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci servirà un ago da maglia, dei marcatori ad anello, dei marcatori a lucchetto, un contagiri, un uncinetto e un metro da sarta, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta bisogna andare a prendere la misura della circonferenza della testa. Nel mio caso sono 56 cm, ma io, visto che voglio il collo un po' più stretto, quindi un po' più accollato, vado a togliere un 20% e quindi mi dà 44,8 cm. Adesso, per sapere quante maglie dobbiamo avviare, bisogna moltiplicare per 18, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà 80,64. Quindi teoricamente io dovrei avviare 81 maglie. Ma visto che in questo progetto il numero di maglie da avviare deve essere pari, io vado ad avviare 82 maglie. Prima però di procedere, verifico che questo numero sia corretto. E come faccio? Tolgo le 4 maglie del raglan e quindi mi dà 78 e vado a verificare se 78 è un numero divisibile per 6, quindi 78 diviso 6 si può fare? Sì, mi dà 13, quindi io posso andare a avviare 82 maglie più una per la chiusura in circolare.
Lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le maglie. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della coda, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi avvio le maglie con il metodo long tail, quindi faccio passare il filo tra il pollice e l'indice, lo trattengo con il medio, il mio ferro lo metto dietro, giro davanti, quindi questa sarà la prima maglia, diciamo, e poi vado su dal pollice, giù dall'indice nel mezzo, e ancora su dal pollice, giù dall'indice nel mezzo, e vado avanti così fino ad avviare tutte le mie maglie. Per chi non conoscesse questo avvio, lascio sempre qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Avviate tutte le maglie, controllo che siano girate tutte dalla stessa parte e poi metto un marcatore e lavoro le prime 2 maglie insieme sia con il filo della coda che con quello del gomitolo, proprio per chiudere in circolare in maniera perfetta. A questo punto lascio il filo della coda e proseguo con quello della rocca, non del gomitolo, però vabbè ragazzi è uguale, lavorando tutto il ferro a dritto. Il ferro seguente lo lavoro a rovescio e poi ancora dritto e a rovescio, perché devo lavorare 8 ferri a maglia legaccio. Appunto il legaccio in circolare si crea lavorando un ferro a dritto e un ferro a rovescio, un ferro a dritto e un ferro a rovescio, e quindi proseguo lavorando appunto 8 ferri a maglia legaccio. Ho finito di lavorare gli 8 ferri a legaccio e adesso inserisco i marcatori per segnare la maglia del raglan. Quindi lavorerò a dritto 13 maglie, marcatore, un dritto, marcatore, 13 maglie, marcatore, un dritto, marcatore, 26 maglie, marcatore, un dritto, marcatore, 13 maglie, marcatore, un dritto, marcatore e 13 maglie. Comunque ci vediamo dopo, quando ho messo i marcatori ad anello, in maniera che poi vi faccio vedere come mettere quelli a lucchetto. Bene, ho inserito i marcatori ad anello che creano le 4 maglie raglan, quindi adesso devo andare a inserire i marcatori a lucchetto per fare i ferri accorciati in modo da creare lo scollo sul davanti e quindi di conseguenza alzare il retro. E cosa faccio? Questo è il retro, sono le 26 maglie del retro. Chiaramente qui a metà ho l'inizio e fine giro, poi ho una maglia e rimarrà sempre solo una maglia all'interno dei marcatori ad anello per il raglan, le maglie, le 13 maglie delle spalle, ancora il raglan e le 26 maglie del davanti. Quindi io dovrò andare a lavorare fino al primo marcatore ad anello, fare l'aumento, passare il marcatore, una maglia dritto, passare il marcatore, aumento, poi lavoro sempre a dritto fino al prossimo raglan, aumento, marcatore, dritto, marcatore, aumento, e poi arrivo a lavorare fino al marcatore a lucchetto, che sarà a 2 maglie dal davanti. Quindi lo inserisco, li inseriamo tutti adesso, conto 2, ne inserisco un altro, conto 1, 2, ne inserisco un altro, faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi 2 maglie, marcatore a lucchetto, 2 maglie, marcatore a lucchetto, 2 maglie, marcatore a lucchetto. Quindi dicevamo arrivo fino al primo marcatore a lucchetto. Qui cosa faccio? Tolgo il marcatore, giro il lavoro, quindi sono sul rovescio del lavoro e vado a lavorare chiaramente in senso opposto, quindi lavorerò a rovescio. Lavoro a rovescio fino ad arrivare dall'altra parte dove devo fare gli aumenti per il raglan, quindi aumento, marcatore rovescio, marcatore aumento,
poi arrivo a lavorare tutto a rovescio fino all'altro raglan, aumento, marcatore, rovescio, marcatore, aumento e lavoro a rovescio fino all'altro marcatore a lucchetto che tolgo, giro il lavoro, faccio il German short row, quindi lavorando a ferri accorciati mi ritrovo un'altra volta sul davanti e proseguo la lavorazione in ferri di andata e ritorno fino a che non ho più marcatori a lucchetto. Adesso comunque vi faccio vedere. Quindi inizio a lavorare a dritto fino al marcatore ad anello dove dobbiamo fare appunto l'aumento per il raglan. Questo aumento lo potete fare come volete, io lo farò con il gettato, quindi l'aumento più semplice, perché così lo spiego per le persone che sono magari alle prime armi, riescono a vedere dove è stato fatto l'aumento, perché nel ferro di ritorno si vede che c'è un gettato, quindi adesso io lo lavoro un gettato come aumento. Passo il marcatore, un dritto, passo il marcatore, un gettato. Vado avanti fino al prossimo marcatore ad anello. Aspettate che qui i marcatori sui ferri così grandi fanno un po' di fatica a passare. Ok, mi spiace che faccio rumore con i ciondolini sul tavolo, ma non posso fare nient'altro per farvi vedere bene. Quindi arriviamo all'altro marcatore. Ok, quindi abbiamo gettato, marcatore dritto, marcatore gettato, lavoro fino al marcatore a lucchetto, quindi in questo caso 1, 2 e come vi dicevo tolgo il marcatore, giro il lavoro, sono sul rovescio, passo la prima maglia senza lavorarla a rovescio e tiro, aspettate che qua mi si è aperto, e tiro il filo allungando la maglia, vedete che si allunga, sembra quasi che diventa doppia, e lo porto sul davanti perché mi preparo a lavorare a rovescio. Quindi lavoro a rovescio, il gettato siccome non voglio buchi lo lavoro a rovescio ritorto. Scusate, mi si continua ad aprire questo. Gli aumenti per il raglan si fanno un ferro sì e un ferro no, quindi qua li abbiamo già fatti, per quello che vi dicevo per le principianti è meglio fare il gettato così lo vedete. Qui ho già fatto l'aumento e quindi lo lavoro ritorto e vado avanti così fino praticamente ad arrivare dall'altra parte al primo marcatore ad anello. Ok, sono arrivata, vedete, dopo la metà ho lavorato tutto, ho passato il marcatore di inizio fine giro e ho proseguito a lavorare a rovescio fino al primo marcatore ad anello. Qui dobbiamo fare un gettato a rovescio in questa maniera e proseguiamo lavorando a rovescio. Faccio il gettato, lavoro fino all'altro raglan, sto cercando, ecco, magari se lavoro sollevata magari mi muovo un po' di più, ma non sentite il rumore, ma fra poco toccherà lo stesso, mannaggia. Ok, ci siamo quasi, siamo arrivati, anche qua gettato, vedete, a rovescio, passo il marcatore, un rovescio, passo il marcatore, gettato a rovescio e arrivo fino al primo marcatore a lucchetto da questa parte
tolgo, giro il lavoro, filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla e anche questa maglia, come abbiamo fatto dall'altra parte, la tiro. Questa volta non la faccio passare sul davanti perché sono sul dritto del lavoro e devo lavorare a dritto, quindi la tiro bene sul retro e lavoro a dritto. Dove ho il gettato lo lavoro ritorto. Se non vedo il gettato vuol dire che devo lavorarlo, quindi è più semplice, ecco, capire dove si sono fatti gli aumenti rispetto ad altri tipi appunto di aumenti che poi nel ferro di ritorno non sono così evidenti. Eccomi, sono arrivata, vedete, dall'altra parte lavorando a dritto e ho incontrato il marcatore ad anello. Qui non avevo il gettato, quindi lo faccio getto, passo, lavoro a dritto. Vedete, il gettato non c'è, quindi vuol dire che devo farlo l'aumento. Se ho il gettato lo lavoro ritorto, se non ho il gettato devo gettare e anche qui faccio appunto i miei aumenti. Quindi tutte le volte verifichiamo se l'aumento l'abbiamo fatto o no e lavoriamo di conseguenza fino ad arrivare al prossimo marcatore. Qui scusate, non lo vedevo perché era rosa, fino ad arrivare al prossimo marcatore a lucchetto. Vi faccio vedere quello che poi vi ho già fatto vedere, ma ve lo faccio rivedere meglio una seconda volta. Ok, vedete, nel tornare indietro ho incontrato questa maglia strana. Sembra una maglia doppia, in realtà questo è il ferro accorciato che abbiamo fatto prima e lo lavoro normalmente a dritto, ma prendendo i due fili, vedete, devo avere due fili da una parte e due fili dall'altra, quindi lo lavoro normalmente dritto e lavoro fino al marcatore a lucchetto che tolgo, giro il lavoro, filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro, lo riporto sul davanti perché adesso lavoro a rovescio e proseguo come abbiamo fatto prima. Chiaramente vedete, qui ho il gettato e quindi lo lavoro a rovescio ritorto. E vado avanti così in ferri di andata e ritorno finché non ho appunto tolto tutti i marcatori. Però vi faccio rivedere il ferro accorciato sul rovescio, come si lavora, ve lo faccio vedere un'altra volta. Ok, anche qui ho una maglia, vedete, che sembra doppia, la maglia del ferro accorciato appunto di prima, sono sul rovescio, quindi la lavoro a rovescio normalmente, però prendendo le due gambette, quindi due gambette dietro e due davanti e si lavora normalmente. Arrivo al mio marcatore a lucchetto, tolgo il marcatore, giro il lavoro, filo sul davanti, passo la prima maglia senza lavorarla a rovescio, tiro il filo dietro il lavoro e proseguo lavorando a dritto perché sono sul dritto del lavoro. Ok, questo è l'ultimo marcatore a lucchetto, quindi io ho finito i ferri accorciati. Faccio quello che ho sempre fatto, giro, ora sono sul dritto del lavoro, filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro sul retro e da questo momento
continuo, aspettate che ve lo metto così, questo è il davanti, questo è il retro, continuo a lavorare in circolare sul davanti, quindi a dritto, fino facendo, mi raccomando, un ferro sì, un ferro no, gli aumenti ai lati dei marcatori, fino ad arrivare alla circonferenza del braccio o quella del seno. Lì dipende come siete fatte, se arrivate prima a una o all'altra. Adesso vi faccio vedere i conteggi comunque per sapere qual è la circonferenza del braccio e qual è la circonferenza del seno in maglie. Vi consiglio comunque ogni tanto di mettere il lavoro o su dei cavi più lunghi oppure su un filo di scarto e provarvelo per verificare che vada tutto bene e che siete sulla strada giusta di lavorazione. Quindi, per sapere a quanto corrisponde in maglie la circonferenza del braccio e la circonferenza del seno, basta appunto prendersi la circonferenza con il metro da sarta. Nel mio caso facciamo l'esempio del seno, sono 90 cm, moltiplicare per 18, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10. Per me quindi ci vorranno 162 per arrivare alla circonferenza del seno. Stessa cosa poi farò con la circonferenza del braccio. Questo è per avere una vestibilità corretta, però lì dipende da voi. Se volete la maglia un po' più ampia, allora potete aggiungere delle maglie, se invece la volete aderente potete togliere qualche maglia. Mi raccomando, non toglietene troppe, se no chiaramente poi non vi sta addosso, non riuscite a infilarla. Ok, l'ho provato e sono arrivata all'altezza del mio scalfo. Vi ricordo che l'altezza dello scalfo non si prende seguendo la linea del raglan, ma si prende proprio prendendo dalla spalla, diciamo così, all'inizio dell'ascella, o comunque all'altezza che voi preferite. Se lo volete un po' più comodo potete fare anche di più. A questo punto devo mettere in sospeso le maglie per le maniche e lavorare solo le maglie del corpo, aggiungendo però delle maglie nel sottomanica, perché chiaramente mi mancano ancora dei centimetri per arrivare alla circonferenza del mio braccio e alla circonferenza del seno. Vi volevo suggerire di guardare questo video, vi lascio il link qui sopra e nel box informazioni, perché do tutte le spiegazioni per arrivare a creare un top down raglan, ma anche non un top down, anche un bottom up. Comunque in questo caso è un top down raglan su misura, perché chiaramente non siamo fatte tutte uguali. Io sono arrivata prima all'altezza dello scalfo, ma qualcuno può arrivare ad esempio prima alla circonferenza del braccio, se ad esempio lo state facendo per una bambina. Quindi vi consiglio proprio di guardare questo video, perché poi parlo anche del problema che alcune hanno di avere magari il braccio o il seno un po' più così generoso rispetto alla proporzione fra i due, e quindi magari mi dicono: ma io come faccio nel raglan che ho molto seno, per esempio, la manica mi viene grandissima. Ecco, qui vi spiego bene come poter realizzare proprio il maglione, a parte su misura, ma anche con alcuni trucchetti per riuscire ad avere le proporzioni corrette. A questo punto, per sapere quante maglie devo avviare nel sottomanica, basta al mio numero totale di maglie che devo avere per la circonferenza, ad esempio, del seno, cioè 162, togliere le maglie che in questo momento io ho sul davanti e sul retro, quindi quelle del corpo. Io ne ho 75, quindi vado a toglierle 75 e mi rimangono 12 maglie. Quindi io so che per arrivare alla circonferenza del seno, ad esempio, devo avviare 12 maglie a nuovo. Chiaramente questo numero va diviso 2, perché io vado ad avviare 6 maglie per un sottomanica e 6 maglie per l'altro sottomanica.
Il calcolo però che dobbiamo fare è anche quello di sapere se queste 6 maglie bastano per arrivare alla circonferenza del braccio. Io per il braccio ho per esempio 51 maglie, scusate, mi stavo confondendo. Per appunto la circonferenza del mio braccio devo arrivare a 51 maglie. In questo momento io sui ferri ho 45 maglie, quindi a questo 51 vado a togliere 45 e mi dà 6, perfetto, io sono perfetta. Poniamo però che anziché avere 6 io avessi avuto, che ne so, 8 ad esempio. Beh, lì se il numero è di poco superiore posso anche avviare 8 maglie e quindi avere 4 maglie in più per la circonferenza del seno, oppure viceversa, ecco, avere delle maglie in meno per la circonferenza del braccio. Lì sta un attimino a voi vedere appunto che vestibilità volete avere. Quindi adesso vado a lavorare fino al marcatore ad anello, quindi alla maglia del raglan, e poi vado a mettere in sospeso le maglie per le maniche e avvio le maglie a nuovo. Comunque arrivo qui e vi faccio vedere. Ok, sono arrivata. Io solitamente la maglia del raglan la vado a mettere insieme nel corpo, ma lì sta a voi. Quindi tolgo il marcatore, lavoro la maglia, tolgo l'altro marcatore e adesso tutte le maglie della manica io le vado a mettere su un filo di scarto, quindi le passo tutte così su un filo. Ok, passate tutte sul filo di scarto, vado a togliere il marcatore ad anello e ad avviare a nuovo le mie 6 maglie per il sottomanica. Quindi prendo il filo con la mano destra e faccio un'asola e infilo il ferro in quest'asola. Aspettate che ok, così, e tiro per bene. Quindi 1, vedete, lo prendo, giro, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi raccomando, ecco, tirate per bene, non lasciate le molli, perché sennò poi vi trovate delle maglie molto molli. Proseguo quindi a lavorare il mio davanti fino ad arrivare all'altro marcatore, all'altro raglan, e faccio la stessa cosa. Quindi metto in sospeso le maglie sul filo di scarto e vado ad avviare a nuovo le maglie del sottomanica. Ok, ho finito tutto il giro, quindi ho avviato le maglie a nuovo sia a destra che a sinistra e adesso proseguo in circolare nella lavorazione fino all'altezza desiderata. Io mi fermerò più o meno al seno, ecco, poi lì sta a voi vedere quanto lo volete lungo. Vi volevo far vedere come lavorare nel primo giro le maglie del sottomanica, perché si lavorano normalmente, ma siccome rimane questo filo, vedete, molto ampio, lungo, qualcuno potrebbe pensare che ha sbagliato qualcosa. In realtà no, quindi prendete la maglia appena avviata, la lavorate senza tirare troppo il filo, ma vedrete che poi man mano che proseguite nella lavorazione questo filo che vi sembra tanto lungo, vedete, poi in realtà va a sparire. Quindi finisco, eccole qui, le maglie del sottomanica e poi riprendo normalmente la lavorazione delle altre maglie. Bene, sono arrivata all'altezza desiderata, che per me è quella del sottoseno, e adesso inizio il bordo del corpo a bocchetti legaccio. Prima però di iniziare con il legaccio devo verificare di avere un numero di maglie divisibile per
8. Quindi io ho 162 maglie che diviso 8 mi dà 20,25. Quindi vuol dire che devo diminuire, visto che ho un 25 dopo la virgola, diminuire alcune maglie, in questo caso dovrebbero essere 2, per arrivare al numero corretto. Gli aumenti o le diminuzioni le faccio ai fianchi della maglia. Per sole 2 maglie non succede niente, quindi io vado ad appunto diminuire una per lato e avrò 160 maglie che diviso 8 mi dà 20. Se voi avete un numero che è più vicino alla cifra superiore, perché io avevo un virgola 25, ma se voi avete un virgola che ne so 68, è chiaro che dovete andare ad aumentare per arrivare al numero corretto. Quindi inizio il mio bordo lavorando 3 ferri a legaccio, partendo con un ferro a rovescio. Nel ferro seguente invece iniziamo a chiudere 4 maglie con la cavallata semplice, quindi lavoro 1, 2, a cavallo la prima maglia lavorata sulla seconda e quindi ne ho chiusa una, lavoro a cavallo, ne ho chiuse 2, lavoro a cavallo, ne chiudo 3, lavoro a cavallo, ne chiudo 4. Le prossime 4 maglie devono essere lavorate a dritto, ma siccome io ho già una maglia lavorata a dritto sul ferro di destra, ne devo lavorare solo 3, quindi 1, 2, 3. E poi proseguo chiudendo 4 maglie, quindi lavoro 1, lavoro 2 e a cavallo, aspettate, la prima lavorata sulla seconda, chiuso 1, lavoro a cavallo, chiuso 2, oh mamma non riesco a prenderle, lavoro a cavallo, chiuso 3, lavoro a cavallo, chiuso 4, quindi lavoro 3 maglie a dritto perché la quarta ce l'ho qui, 1, 2, 3 e vado avanti così fino alla fine del ferro. Nel ferro successivo le prime 4 maglie sono da avviare a nuovo perché le avevamo chiuse, però bisogna avviarle a rovescio, quindi prendo il filo sulla mano sinistra e avvio a rovescio, quindi giro il filo in questo modo e ho avviato la mia prima maglia, poi 2, 3, 4. A questo punto lavoro le 4 maglie seguenti a rovescio, quindi 1, 2, 3 e 4 e proseguo così avviando 4 maglie a rovescio e lavorando le 4 seguenti a rovescio. Per tutto il ferro lavoro in questo modo. I prossimi 2 ferri li lavoro a legaccio, quindi parto lavorando un ferro a dritto e poi nel ferro successivo lo lavorerò a rovescio. Finiti i ferri a legaccio abbiamo creato, vedete, questi buchetti in un bordo appunto su base legaccio. Se vi piace così potete anche chiudere normalmente nel ferro successivo, altrimenti possiamo ripartire dal ferro numero 4 ma praticamente scambiando le sezioni, e cioè nel ferro numero 4 abbiamo fatto 4 maglie chiuse e 4 maglie a dritto. Adesso possiamo fare 4 maglie a dritto e 4 chiuse, 4 a dritto, 4 chiuse. Poi comunque proseguiamo come nel ferro successivo, quindi il 5 che abbiamo fatto, e poi il 6 e il 7, quindi praticamente ripartiamo dal ferro numero 4. Comunque vi lascio una grafica dove vi do tutte le spiegazioni per creare questo bordo.
Io con il bordo ho deciso di fermarmi qui, quindi adesso procedo a chiudere tutte le maglie semplicemente con la chiusura ad accavallata, quindi lavoro 1, 2 dritti e accavallo la prima maglia sulla seconda e vado avanti lavorando un dritto e accavallando finché non ho chiuso tutte le maglie. Ho chiuso tutte le maglie e mi è rimasta appunto un'unica maglia sul ferro. A questo punto taglio, sfilo, poi metto un ago da maglia per poter fare la chiusura perfetta. Aspettate che lo facciamo entrare. Ok, quindi per non avere questo piccolo gradino cosa faccio? Entro nella prima maglia che abbiamo chiuso, cioè nella prima V. In questo modo faccio passare tutto il filo e poi rientro da dove esce il mio filo per completare, vedete, la V mancante, l'ultimo punto mancante. Quindi rientro nell'altra V, ok, così, e tiro in maniera da avere una maglia simile alle altre. A questo punto posso nascondere la codina nel retro. Bene, ho finito il mio bordo del corpo e adesso vado a riprendere le maglie delle maniche per lavorarle. Per prima cosa però devo reinserire i ferri circolari nelle maglie che avevo messo in sospeso sul filo di scarto. Quindi riprendo i miei ferri e semplicemente entro all'interno delle maglie in questo modo. Poi quando ho finito faccio uscire, sfilo, diciamo così, il filo di scarto. Faccio la stessa cosa chiaramente per tutte le altre maglie. A questo punto devo andare a riprendere anche le maglie del sottomanica. Io lo farò con l'uncinetto, ma se voi volete, scusate, potete anche riprenderle con i ferri. Io avevo avviato a nuovo 6 maglie, quindi partendo dal centro del sottomanica lascerò 3 maglie da una parte e 3 dall'altra. Inizio a riprendere queste prime 3. Sono delle A, perché lo sto vedendo sotto sopra, quindi non sono più delle V come quando lo lavoriamo, ma diventano A perché appunto è sotto sopra, e quindi lascio 1, 2, 3 da questa parte e inizio a riprendere queste 3. La prima è questa, entro, lascio una codina abbastanza lunga, poi la devo anche fissare e nascondere, riprendo 1, 2, adesso ve lo faccio vedere meglio, cerco di avvicinarmi. Vedete, questa è la A, io entro in mezzo alla A. Purtroppo diventa difficile farvelo vedere da vicino. Ok, proviamo. Adesso lasciamo stare che queste si sono allungate, poi le sistemerò dopo. Vedete, nel centro della A devo prendere questi 2 fili. Ok, e 3. Però se io a questo punto vado a lavorare le maglie che ho sul ferro, vedete, mi si forma un enorme buco. Quindi vado a riprendere anche le maglie che ci sono in questo tratto, soprattutto questa maglia molle, la vedete? Comunque lì dipende qual è la vostra maglia molle, entrando proprio in tutta la maglia, prendendola tutta, e poi anche qui ho una maglia piuttosto molle. Io solitamente ne riprendo solo una, ma vedete che qui comunque si farebbe buco e quindi ne riprendo 2 e dentro qui, in maniera che così il buco non ci sia più. Chiaramente mi devo ricordare che ho preso 2 maglie su questo lato, perché poi le devo andare a diminuire nel giro seguente. Queste che ho appena preso le porto
sul ferro di destra perché è come se io le avessi lavorate. Ecco qua. Adesso tiriamo e sistemiamo meglio questi fili, perfetto, e posso iniziare normalmente a lavorare tutte le maglie che ho sulle maniche. Mi riporto i ferri e quindi lavoro normalmente a dritto. Ho lavorato appunto a dritto tutte le maglie che avevo sui ferri e adesso sono arrivata dall'altra parte. Devo riprendere le altre 3 maglie, ma vedete, se io andassi a riprendere la prima maglia, qui verrebbe un gran bucone. Quindi anche di qua andrò a riprendere 2 maglie in più. Nel punto, questo è per me, ma non è detto che sia lo stesso punto per voi, nel punto dove vedo che ci sono delle maglie molto allungate, quindi guardandolo sicuramente il mio sarà questo punto e un punto qui, perché se no vedete, se riprendo questa comunque c'è buco, quindi io vado, che ne so, a riprendere questa e direi questa, poi riprendo appunto le 3 maglie che avevo avviato, che sono queste qui. Nel centro praticamente inserisco l'uncinetto nel centro della prima A, prendendo i 2 fili e non uno, 2, e questa è la terza. A questo punto rinfilo queste maglie che ho tirato su con l'uncinetto nel ferro, metto il marcatore di inizio e fine giro e posso proseguire con la lavorazione, ricordandomi però che appunto io in questo momento ho 4 maglie in più del dovuto, quindi metto il marcatore. La primissima maglia la lavoro sia con il filo della rocca sia con quella del gomitolo per fissarlo, quindi la primissima maglia la lavoro così, poi abbandono il filo della codina e proseguo. Ok, sono arrivata dove queste 2 maglie sono quelle avviate in più. Quindi cosa faccio? Le vado a lavorare insieme a dritto e ancora questa è in più insieme a dritto, in questa maniera, diciamo così, per toglierle, perché sennò verrebbero 4 maglie in più del dovuto. Proseguo la lavorazione, arrivo fino dall'altra parte e lavoro insieme però a dritto ritorto, in maniera che diamo un senso anche a quelle 2 maglie, perché lavorando le 2 insieme vanno verso destra, se invece le lavoro 2 a dritto ma a ritorto vanno verso sinistra. Poi vi faccio vedere quando arrivo lì e poi vado a proseguire normalmente nella lavorazione. Ok, sono arrivata. Queste 3 sono quelle che abbiamo avviato a nuovo nel sottomanica, queste 2 sono quelle in più, quindi vado a lavorare 2 maglie insieme e 2 maglie insieme a dritto ritorto, quindi è abbastanza semplice perché è un dritto ritorto normale, quindi prendo i 2 fili da dietro e li lavoro così, prendo 2 fili da dietro e li lavoro e poi vado avanti normalmente. A questo punto dipende da voi, nel senso, se volete una manichina corta fate un paio di giri e poi iniziate subito col bordo, se la volete invece lunga continuate fino appunto alla lunghezza desiderata. Bene, io sono arrivata all'altezza che più mi è piaciuta, quindi con la manica a 3/4, quindi mi sono fermata e adesso inizierò a fare il bordo come abbiamo fatto per il corpo, solo che farò una sola fila di buchetti.
Quindi lavoro 3 ferri a legaccio partendo da un ferro a rovescio. Nel ferro seguente chiudo le prime 4 maglie e lavoro le seguenti 4 maglie a dritto e continuo così fino alla fine del ferro. Nel prossimo ferro avvio 4 maglie a nuovo e lavoro le 4 maglie seguenti a rovescio. Quindi per avviare le maglie a rovescio, come vi avevo già fatto vedere, prendo il filo con la mano sinistra e le avvio così: 1, 2, 3, 4 e poi lavoro le 4 maglie seguenti sempre a rovescio. Vado avanti così fino alla fine del ferro. E infine lavoriamo 2 ferri a legaccio, chiaramente un ferro a dritto e un ferro a rovescio. E quindi chiudo il lavoro con la chiusura ad accavallata semplice, quindi lavoro 2 maglie e poi accavallo la prima maglia lavorata sulla seconda e vado avanti così finché non ho chiuso tutte le maglie. Bene, come avete visto, lavorarlo è stato semplice. Io ho utilizzato tutti i 200 grammi della rocca, quindi una sola rocca, però chiaramente per taglie più grandi o più piccole e soprattutto per le varianti, quindi se volete il corpo più lungo piuttosto che le maniche corte, dovete regolarvi di conseguenza. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!